Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Alice. Ho 24 anni. Lavoro come cameriera in un piccolo ristorante. La mia vita non è facile. Ogni giorno ho bisogno di soldi. Ogni giorno sono preoccupata. Mia madre è molto malata. Il medico dice che ha bisogno di una grande operazione. L'operazione costa $50.000. Io non ho tutti quei soldi. Lavoro per molte ore. Sorrido ai clienti. Porto cibo e bevande da un tavolo all'altro. A volte mi fanno così male i piedi che faccio fatica perfino a stare in piedi, ma continuo comunque a lavorare. Il mio capo non è gentile. Mi urla spesso contro. Sei troppo lenta, dice. Hai fatto un altro errore. A volte mi viene da piangere, ma non piango davanti a lui. Chiedo solo scusa e continuo a lavorare. C'è un uomo anziano che viene spesso al ristorante. Si chiama Lorenzo, ha 80 anni. Tutti sanno che è molto ricco. La gente dice che possiede palazzi, terreni e aziende. Dicono anche che è una persona fredda e difficile. Lorenzo si siede sempre da solo, ordina cibo semplice. Non parla molto, ma osserva tutto. Osserva i clienti, osserva i dipendenti e qualche volta osserva anche me. Non capisco perché. Un giorno, durante il mio turno, ricevo una telefonata dall'ospedale. L'infermiera mi dice che mia madre ha bisogno dell'operazione al più presto. Se non la farà, potrebbe morire. Ho bisogno dei soldi entro quella settimana. Dopo la telefonata, mi siedo in un angolo e piango. Mi sento completamente senza speranza. Non so dove andare, non so a chi chiedere aiuto. Poi Lorenzo si avvicina al mio tavolo, si siede lentamente accanto a me. Che cosa è successo? Mi chiede. All'inizio non dico niente, poi però racconto tutto. Gli parlo di mia madre, gli parlo dell'operazione, gli parlo dei soldi che non ho. Lorenzo ascolta in silenzio, non mi interrompe. Quando finisco di parlare, dice qualcosa che non avrei mai immaginato. Sposami. Lo guardo scioccata. Penso che stia scherzando. Ma il suo volto è serio, mi spiega la sua proposta, pagherà l'operazione di mia madre, mi darà una vita sicura. Vivrò nella sua casa, avrò vestiti, cibo e tutto ciò di cui ho bisogno, ma dovrò sposarlo per 5 anni, dovrò vivere con lui. Dovrò prendermi cura di lui. I suoi figli vogliono mandarlo in una casa di riposo. Lui non vuole andarci. Dice che ha bisogno di una moglie per proteggere il suo posto nella sua stessa casa. Non riesco a credere a quello che sto sentendo. Lui ha 80 anni, io ne ho 24. Ha l'età per essere mio nonno. La gente riderà di me. La gente mi odierà.
Diranno che l'ho sposato solo per i soldi, ma poi penso a mia madre. Penso al suo corpo debole sul letto dell'ospedale. Senza l'operazione potrebbe morire. Non ho altra scelta. Le lacrime mi scendono dagli occhi. Guardo Lorenzo e dico di sì. In quel momento mi sembra di rinunciare alla mia giovinezza, ma so anche perché lo sto facendo. Lo sto facendo per salvare mia madre. Lorenzo annuisce, mi stringe la mano e proprio così la mia vita cambia. 3 giorni dopo ci sposiamo in municipio. Non ci sono fiori, né musica, né un bellissimo vestito, solo una piccola stanza grigia e alcuni documenti su una scrivania. La donna che lavora lì ci guarda con sorpresa. All'inizio pensa che Lorenzo sia mio nonno. Quando le dico che è mio marito, i suoi occhi si spalancano. Non dice altro. Ci consegna i documenti. Firmo il mio nome con la mano che trema. Lorenzo firma lentamente. Poi è tutto finito. Siamo sposati. Nessuno applaude, nessuno sorride. Usciamo insieme. Le persone nel corridoio ci fissano, alcune sussurrano, altre ridono. Sento le loro parole. Pensano che siamo uno scherzo. Vorrei sparire. Ma cammino accanto a Lorenzo, perché questa è la mia vita adesso. Lorenzo mi porta a casa sua. È enorme, sembra quasi un palazzo. Ci sono moltissime stanze, i mobili sono costosi, le pareti sono bellissime, ma la casa non trasmette calore, sembra fredda e solitaria. Un domestico mi accompagna nella mia camera da letto. La stanza è grande, il letto è morbido. Ma dormo lì da sola. Lorenzo dorme in un'altra stanza. Sulla carta siamo marito e moglie, ma dentro quella casa siamo come 2 estranei. Adesso ho vestiti eleganti, ho gioielli. Ho soldi per il cibo e per vivere senza preoccupazioni, ma non mi sento felice. Quella casa sembra una gabbia d'oro. Una settimana dopo, Lorenzo mi porta in un ristorante. È la prima volta che la gente ci vede insieme dopo il matrimonio. Appena entriamo, tutti smettono di parlare, ci fissano, poi iniziano i sussurri. Sembra sua nipote. Sta solo aspettando che lui muoia. Vuole soltanto i suoi soldi. Il mio viso diventa rosso dalla vergogna. Anche Lorenzo sente quelle parole. Mi prende la mano. La sua mano anziana trema, ma mi stringe forte. Vuole che tutti vedano che sono sua moglie, ma non riesco a godermi il cibo. Ogni sguardo nella sala mi sembra una lama. Ora sono ricca, ma la gente non mi rispetta. Pensa che mi sia venduta. E forse, in un certo senso, è proprio così. 2 settimane dopo, i figli di Lorenzo arrivano alla villa. Si chiamano Lucas e Sara. Lucas ha 55 anni, Sara ne ha 52.
sono molto più grandi di me. Quando arrivano non mi salutano, mi guardano con occhi freddi e pieni di rabbia. Durante la cena il silenzio è pesante. Io sono seduta accanto a Lorenzo. Lucas e Sara siedono di fronte a noi. Alla fine Sara rompe il silenzio. «Perché hai sposato lei?» chiede a Lorenzo. «È troppo giovane, non ti ama». Lucas mi guarda con disgusto. Dice che voglio solo i soldi di Lorenzo. Dice che sto aspettando la sua morte per prendere tutto. I miei occhi si riempiono di lacrime. Ma rimango in silenzio. Sara dice che chiameranno un avvocato. Dice che faranno annullare il matrimonio. Dice che non avrò niente. Parlano di me come se non fossi una persona, come se fossi soltanto un problema. Guardo Lorenzo, aspettando che dica qualcosa. Il suo viso è rosso, le sue mani tremano. All'improvviso colpisce il tavolo con forza. I bicchieri tremano, tutti rimangono in silenzio. Lorenzo si alza lentamente. Sembra debole, ma la sua voce è forte. «Lei è mia moglie», dice, «e voi la rispetterete». Lucas e Sara lo fissano. «Se non siete capaci di parlarle con rispetto», continua Lorenzo, «allora uscite da casa mia». Sara comincia a piangere. Lucas è furioso, ma Lorenzo non si ferma. «Andatevene», dice di nuovo. «Non tornate finché non sarete pronti a chiedere scusa ad Alice». Alla fine si alzano, escono dalla casa. La porta si chiude con un forte rumore alle loro spalle. Lorenzo si siede di nuovo, sembra esausto. Respira con fatica. Le sue mani tremano molto. Lo guardo e sento qualcosa cambiare dentro di me. Per la prima volta vedo la sua solitudine. I suoi stessi figli non gli vogliono bene, vogliono solo i suoi soldi. E oggi quest'uomo anziano mi ha difesa. Nessuno mi aveva mai difesa in quel modo. Forse Lorenzo non è così freddo come dice la gente. Forse, sotto tutta quella ricchezza e quel silenzio, ha ancora un cuore. Una notte non riuscivo a dormire. Ero sdraiata nel mio grande letto e fissavo il soffitto. La casa era silenziosa, troppo silenziosa. Poi sentii della musica, una dolce melodia di pianoforte. Veniva dal piano di sotto. Era una musica bellissima, ma molto triste. Mi alzai dal letto e camminai in silenzio lungo il corridoio. La musica proveniva dal soggiorno. Aprii leggermente la porta e guardai dentro. Lorenzo era seduto davanti a un grande pianoforte nero. Le sue vecchie dita si muovevano lentamente sui tasti. La stanza era buia, illuminata solo da una piccola lampada. La luce sfiorava il suo viso. Sembrava stanco, sembrava solo. Sembrava un uomo che portava nel cuore un dolore troppo grande. Rimasi lì a osservarlo. Lui non mi vide. Continuò a suonare. Poi
vidi le lacrime sul suo volto. Quando la musica finì, rimase immobile per molto tempo. Entrai nella stanza. Alzò lo sguardo e mi vide. «Vuoi un po' di tè?» gli chiesi con dolcezza. Lui annuì. Andai in cucina e preparai del tè caldo. Quando tornai, mi sedetti accanto a lui. Beveva lentamente. Poi, per la prima volta, Lorenzo mi aprì il suo cuore. Mi parlò della sua prima moglie. Si chiamava Isabella. Era morta 40 anni prima. Lui l'aveva amata profondamente. Ma quando lei era ancora viva, lui era sempre occupato. Lavorava giorno e notte. Voleva diventare ricco. Voleva costruirsi un grande nome. Ma mentre inseguiva il denaro, si dimenticò della sua famiglia. Non trascorreva abbastanza tempo con Isabella. Non giocava con i suoi figli. Aveva dato loro una grande casa. Aveva regalato loro cose costose, ma non aveva dato loro il suo tempo. Poi Isabella si ammalò. Quando morì, Lorenzo era al lavoro. Dopo la morte di Isabella, Lorenzo lavorò ancora più duramente. Diede ai suoi figli ancora più soldi, ma continuò a non dare loro amore. Adesso pensano solo ai soldi, disse piangendo. E forse sono stato io a insegnarglielo, forse è tutta colpa mia. Le sue parole mi spezzarono il cuore. Per la prima volta non vidi soltanto un anziano miliardario, vidi un uomo solo, pieno di rimpianti. Gli presi delicatamente la mano, ormai debole. «Sei ancora qui», gli dissi piano. «Puoi ancora scegliere la gentilezza». Dopo quella notte tutto cambiò tra noi. Cominciai a prendermi davvero cura di Lorenzo, non per il nostro accordo, non per i soldi, ma perché era un essere umano, era solo, soffriva e aveva bisogno di qualcuno accanto a sé. Gli preparavo zuppe morbide perché i suoi denti erano deboli. Gli leggevo dei libri perché i suoi occhi si stancavano facilmente. Parlavamo della vita, degli errori, della speranza, di tutte le cose che avremmo voluto cambiare. La differenza di età tra noi non sembrava più importante. Eravamo soltanto due persone sole che si comprendevano. Piano piano tra noi nacque qualcosa di sincero. Passarono 3 mesi. La nostra vita divenne serena. Parlavamo ogni giorno. A volte ridevamo. A volte restavamo seduti in silenzio nel giardino. Io mi prendevo cura di lui. E, a modo suo, anche lui si prendeva cura di me. Poi, una mattina, tutto cambiò. Portai a Lorenzo la colazione. Era seduto sulla sua poltrona. Posai il vassoio davanti a lui. All'improvviso emise uno strano suono. Il suo viso cambiò. Un lato della sua bocca si abbassò, la tazza gli cadde dalla mano e si ruppe sul pavimento. Provò a parlare,
ma non riuscii a dire una sola parola. Gridai chiedendo aiuto, poi chiamai subito l'ospedale. L'ambulanza arrivò rapidamente, lo misero su una barella e lo portarono via. Io andai con lui. In ospedale i medici si precipitarono intorno a lui. Lo portarono in una stanza e mi dissero di aspettare fuori. Mi sedetti nel corridoio. Piangevo, pregavo. Dopo alcune ore un medico uscì dalla stanza. Mi disse che Lorenzo aveva avuto un grave ictus. Era vivo, ma era in coma. Non sapevano quando o se si sarebbe mai svegliato. Rimasi accanto al suo letto, gli tenevo la mano, gli parlavo. Per favore, svegliati, sussurravo. Per favore, torna da me. Ma Lorenzo non si muoveva. Il secondo giorno arrivò Lucas. Entrò nella stanza e guardò suo padre. Non sembrava distrutto, sembrava arrabbiato. Poi si voltò verso di me. Vattene, disse. Tu qui non ci appartieni. Sono sua moglie, risposi. Io resto. Lucas rise con freddezza. Sta morendo. Ormai non servi più a niente. Poi chiamò la sicurezza. Arrivarono 2 uomini che mi trascinarono fuori dall'ospedale con la forza. Piangevo, li supplicavo, ma mi spinsero fuori. Tornai a casa di Lorenzo per prendere le mie cose, ma le serrature erano state cambiate. Bussai alla porta ancora e ancora. Nessuno venne ad aprire. Poi vidi i miei vestiti nel cortile. Qualcuno li aveva buttati fuori. I miei vestiti erano sporchi, le mie scarpe erano rovinate. Tutto ciò che possedevo era sparso per terra. Lucas aprì la porta e sorrise. Il vecchio sta morendo, disse. Tu non vivi più qui e non avrai niente. Poi richiuse la porta. Rimasi nel cortile senza sapere dove andare. Non avevo una casa, non avevo soldi, non avevo nessuno che mi proteggesse. Ma in quel momento tutto questo non aveva importanza. L'unica cosa che contava era Lorenzo. Avevo bisogno di sapere se fosse ancora vivo. Così salii sulla mia vecchia macchina e tornai all'ospedale. Non mi lasciarono entrare, così rimasi fuori. Dormii in macchina quella notte e anche la notte successiva e quella dopo ancora. Per 3 giorni mangiai pochissimo, aspettavo soltanto, pregavo soltanto. Il 4° giorno un'infermiera mi trovò. Lorenzo si è svegliato, mi disse. Corsi dentro l'ospedale, ma la sicurezza mi fermò vicino alla sua stanza. Mi dissero che non potevo entrare. Lucas era lì con Sara, i medici e gli avvocati. Stavano facendo una riunione. Superai le guardie e spalancai la porta. Tutti si voltarono verso di me. I miei capelli erano spettinati. I miei vestiti erano vecchi. Sembravo stanca e sporca. Ma non mi importava. Vidi Lorenzo nel letto. Era sveglio, ma era cambiato.
Un lato del suo viso non si muoveva, un braccio era immobile. Provò a parlare, ma le parole uscivano spezzate. Lucas gridò: «Portatela fuori!» Sara mi guardò con disgusto. 3 avvocati erano accanto al letto. Uno di loro disse che Lorenzo sarebbe stato trasferito in una casa di riposo molto lontana. Lucas e Sara avrebbero gestito l'azienda. Era già stato deciso tutto. Guardai Lorenzo. Il suo unico occhio vigile era fisso su di me. Provò a parlare, ma nessuno lo ascoltava. Così feci un passo avanti. «Sono la moglie legale di Lorenzo», dissi. «Lo porterò a casa. Mi prenderò cura di lui personalmente». Lucas scoppiò a ridere. «Tu», disse, «sei solo una cameriera. Non sei capace di prenderti cura di lui». Lo ignorai. Guardai soltanto Lorenzo. «Ti porterò a casa», gli promisi. «Con me sarai al sicuro». Lorenzo emise un piccolo suono. Le lacrime gli scorrevano sul viso. Poi sollevò la mano che riusciva ancora a muovere e la tese verso di me. Stava cercando di pronunciare il mio nome. Io capii. Voleva venire con me, si fidava di me. I suoi figli volevano nasconderlo, volevano i suoi soldi, la sua azienda, la sua casa, ma io volevo proteggere la sua dignità. Gli avvocati controllarono i documenti, parlarono tra loro a bassa voce. Alla fine, uno di loro disse: «Lei è sua moglie. Per legge ha il diritto di portarlo con sé». Lucas e Sara si misero a urlare, ma non poterono impedirlo. Per la prima volta la legge era dalla mia parte. Lorenzo sarebbe tornato a casa con me. Portai Lorenzo in una piccola casa. Non potevamo più vivere nella villa. Lucas ne aveva preso il controllo. La nostra nuova casa era minuscola, ma era accogliente, era tranquilla ed era la nostra casa. Ogni mattina mi svegliavo presto, aiutavo Lorenzo ad alzarsi dal letto. Il lato sinistro del suo corpo era ancora molto debole. Non riusciva più a muoversi come prima. Così diventai le sue mani, diventai i suoi piedi, lo aiutavo a lavarsi, lo aiutavo a vestirsi, gli preparavo la colazione, una crema di cereali morbida perché gli era difficile masticare, gli davo le medicine all'ora giusta. Facevo tutto questo ogni giorno. A volte aveva bisogno del pannolone. Glielo cambiavo. Lo pulivo con delicatezza. Non era facile, ma non lo trattai mai come un peso. Lo trattavo con rispetto. Lorenzo era ancora un uomo. Meritava ancora la sua dignità. 3 volte al giorno facevamo gli esercizi di riabilitazione. Muovevo lentamente il suo braccio più debole, lo aiutavo ad alzarsi in piedi, lo aiutavo a fare piccoli passi. A volte cadeva, io lo prendevo al volo, poi ricominciavamo. Non indossavo più vestiti eleganti,
portavo abiti vecchi, le mie mani diventarono ruvide, il mio viso sembrava stanco, avevo solo 25 anni, ma ne dimostravo molti di più. Non avevo tempo per le feste, non avevo amici, non avevo una vita fuori da quella piccola casa, ma non mi lamentavo, era stata una mia scelta. Una sera, dopo aver aiutato Lorenzo a mettersi a letto, lui mi guardò con le lacrime nell'unico occhio che riusciva ancora a muovere. Provò a parlare. Le sue parole erano lente e spezzate. Disse che mi aveva comprata con i soldi. Disse che io lo avevo ripagato con tutta la mia vita. Disse che gli dispiaceva. Disse che mi aveva rubato la giovinezza. Mi sedetti accanto a lui e gli presi la mano. Poi gli dissi la verità. Non sei stato tu a trattenermi qui, gli dissi con dolcezza. Sono stata io a scegliere di restare. Voglio stare con te. Lorenzo pianse. Piansi anch'io. In quella stanza buia capii finalmente il mio cuore. Lorenzo era anziano, era malato, il suo corpo era fragile, ma io non vedevo la sua debolezza, vedevo la sua anima, un'anima sola, un'anima gentile, un'anima che tutti avevano dimenticato. La sua famiglia voleva i suoi soldi, io invece volevo lui, non la sua casa, non il suo conto in banca, lui. E lentamente capii la verità. Amavo Lorenzo, un amore vero, un amore silenzioso, un amore che non chiedeva nulla in cambio. Passarono 6 mesi, vivevamo serenamente. Poi Lucas iniziò un'altra battaglia. Diffuse bugie su di me. Disse alla gente che avevo un fidanzato. Disse che stavo facendo del male a Lorenzo. Arrivò perfino a dire che volevo che Lorenzo morisse il prima possibile. La gente gli credette. Mi chiamarono con nomi terribili. Poi Lucas andò in tribunale. Voleva portarmi via Lorenzo. Diceva che non ero una buona tutrice. Poco dopo ricevetti una lettera. Ci sarebbe stato un incontro di famiglia con gli avvocati. Avrebbero deciso il futuro di Lorenzo. Avevo paura, ma Lorenzo no. Ogni giorno si esercitava a parlare. Ogni parola era difficile. Eppure continuava a provarci. Si allenava anche a stare in piedi. Si aggrappava al mio braccio e faceva piccoli passi. Cadeva molte volte, ma si rialzava sempre e ricominciava. Il giorno dell'incontro andai da sola. Pensavo che Lorenzo fosse troppo debole per venire. Lucas e Sara erano già lì. Diversi avvocati erano seduti attorno al tavolo. Mi guardavano come se non valessi nulla. Lucas parlò per primo. Disse che volevo solo i soldi. Disse che ero pericolosa. Mostrò documenti falsi. Provai a difendermi, ma nessuno mi ascoltava. Cominciai a piangere.
Poi la porta si aprì, tutti si voltarono. Lorenzo entrò sulla sedia a rotelle. Un'infermiera lo spinse fino al centro della sala. Nella stanza cadde il silenzio. Lorenzo chiese all'infermiera di fermarsi, poi appoggiò le mani sulla sedia e si sollevò. Le sue gambe tremavano, ma rimase in piedi. Tutti lo fissavano. Poi Lorenzo parlò. La sua voce era lenta, ma chiara. Disse che la maggior parte del suo patrimonio sarebbe andata in beneficenza, l'80%. Il resto sarebbe andato a me. Lucas e Sara non avrebbero ricevuto nulla, nemmeno $1, perché avevano scelto l'avidità invece dell'amore. Lucas si mise a urlare. Sara scoppiò a piangere. Gli avvocati erano senza parole, ma Lorenzo si sedette di nuovo. Era stanco, ma era sereno. Mi aveva difesa ancora una volta. Quella sera Lorenzo e io eravamo seduti nel nostro soggiorno. Aprì un cassetto e tirò fuori il nostro vecchio contratto di matrimonio, quel foglio firmato 5 anni prima. Lo guardò a lungo, poi lo strappò in tanti piccoli pezzi. Lo fissai senza dire una parola. Poi prese il libretto degli assegni. Scrisse un assegno con una somma enorme. Me lo porse con le mani tremanti. Ora sei libera, disse lentamente. Sei ancora giovane. Vai a vivere la tua vita. Trova qualcuno della tua età. Non seppellire la tua giovinezza insieme a me. Guardai l'assegno. Era una cifra sufficiente a cambiare completamente la mia vita, ma io non volevo quei soldi e non volevo essere libera da Lorenzo. Così strappai l'assegno, pezzo dopo pezzo. I frammenti caddero accanto ai pezzi del vecchio contratto. Lorenzo mi guardò sconvolto. Perché? Mi chiese. Gli presi la mano. Perché scelgo te? Risposi. Non per i soldi, non per un contratto. Ti scelgo perché ti amo. Lorenzo pianse e anch'io piansi. Da quel giorno non eravamo più uniti da un pezzo di carta, eravamo uniti dall'amore. Passarono 3 anni. Lorenzo e io vivevamo in una piccola casa in campagna. Piantammo dei fiori nel giardino, rose rosse, girasoli gialli, margherite bianche. Adottammo 2 cani anziani che nessuno voleva. Dormivano vicino alla poltrona di Lorenzo. Ogni pomeriggio lo accompagnavo fuori sulla sua sedia a rotelle. Guardavamo gli uccelli, osservavamo gli alberi, parlavamo di cose semplici. Ogni anno Lorenzo diventava più debole, ma sorrideva sempre di più. Diceva che quelli erano gli anni più belli della sua vita. Una mattina Lorenzo non si svegliò come al solito. Mi sedetti accanto a lui e gli presi la mano. Aprì lentamente gli occhi. Mi sorrise, poi sussurrò: «Ti amo, grazie». Dopo quelle parole
chiuse gli occhi, morì serenamente tra le mie braccia. Aveva 84 anni. Più tardi trovai una lettera sulla sua scrivania. L'aveva scritta per me. Diceva: «Grazie per avermi regalato una seconda vita meravigliosa. Piansi per molti giorni, ma non mi sentivo vuota. Mi sentivo grata. Ora sono davanti alla sua tomba. Ho 28 anni. La gente dice che ho sprecato la mia giovinezza. Dice che l'ho sposato per i soldi. Ma non capisce. Io amavo Lorenzo e lui amava me. Quell'amore era vero. Quell'amore era puro. I soldi non avrebbero mai potuto comprarlo. Poso delle rose rosse sulla sua tomba. Erano i suoi fiori preferiti. Poi sorrido tra le lacrime. Ho mantenuto la mia promessa. Sono rimasta con lui fino all'ultimo giorno e Lorenzo resterà per sempre nel mio cuore. Grazie per aver guardato tutta la storia. La parola italiana di oggi è l'amore. Significa love. Scrivi una frase semplice nei commenti usando l'amore. Per esempio, Alice ha dato il suo amore a Lorenzo. Oppure, l'amore è più forte dei soldi. Dici anche, secondo te Alice ha fatto la scelta giusta restando con Lorenzo? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a migliorare il tuo ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Tales per ascoltare altre semplici storie in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.